Ciao a tutti, in questo video cercherò di rispondere alla domanda più frequente che probabilmente i medici veterinari rispondono, che è quella legata al vomito. Molto spesso i proprietari chiedono: ma il mio cane ogni tanto vomita, mi devo preoccupare? Oppure il mio cane sta vomitando, mi devo preoccupare? Ha una patologia grave? Oppure addirittura ci sono molti proprietari che non danno troppo peso al vomito. In questo video cercherò di spiegarvi tutte le patologie che potenzialmente possono dare vomito nel vostro cane. Capirete che andremo da banali gastriti legate magari all'ingestione di cibo avariato fino a problemi molto importanti che, se diagnosticati magari in tempi brevi, possono salvare la vita del proprio vostro cane. Partiamo subito nel dirvi che il vomito è un sintomo che può essere legato sia a problemi gastroenterici sia a problemi non gastroenterici, quindi cominciamo a focalizzarci sui problemi gastroenterici. Il vomito potrebbe essere causato dall'ingestione, ripeto, di cibo avariato, di farmaci, di erba, di vegetali. Tutto ciò potrebbe irritare la mucosa gastrica e generare vomito e quindi provocare una gastrite acuta. La gastrite acuta potrebbe avere anche un pochino di sangue, quindi non è sempre detto che il vomito con sangue è più grave del vomito senza sangue, come vedremo in questo video. Quindi generalmente potrebbe essere una gastrite acuta, quindi che genera vomito. Gastrite acuta, ripeto, da ingestione di cibo avariato, materiale non digeribile, oppure semplicemente farmaci che voi gli date che possono dare come complicanza, come controindicazione il vomito, oppure anche sostanze tossiche che può incontrare e quindi lo stomaco le rigetta. Quindi qualche sostanza tossica che potrebbe dare grossi problemi. In quel caso lì il vomito è un salvavita, perché l'ingestione di un veleno, se va ovviamente poi nel circolo sanguigno, dà chiaramente dei problemi gravi, mentre invece se lo vomita ovviamente lo elimina. Quindi non sempre il vomito, come in questo caso, può essere dannoso, ma potrebbe salvargli la vita. Infatti, quando il vostro cane ingerisce dei veleni, il medico veterinario la prima cosa che fa è cercare di farlo vomitare in fretta e furia, in modo tale che il veleno non viene assorbito. Sempre dal punto di vista gastroenterico esistono poi diverse altre patologie che generano chiaramente vomito, partendo dalle cose più gravi che possono colpire lo stomaco. Sono fondamentalmente i tumori gastrici, ma ci sono anche delle patologie come l'ipertrofia pilorica, l'ipertrofia della mucosa gastrica, la gastrite cronica. Sono tutte patologie che possono dare vomito che può essere cronico e può acutizzarsi in alcune situazioni. Altra patologia chiaramente che può dare vomito, sempre legata al gastroenterico, è quando ingeriscono un corpo estraneo. Se il corpo estraneo rimane nello stomaco potremmo avere degli episodi di vomito, ma non degli episodi di vomito continuativo. Per esempio, facciamo un esempio stupido: magari il vostro cane mangia un tappo, il tappo resta nello stomaco e ogni tanto potrebbe dare vomito. Diventa poi un problema, quando, ovviamente importante, quando il tappo magari passa dal piloro al duodeno e si blocca lì, allora potrebbe dare un'occlusione, e l'occlusione gastrointestinale dà vomito, quindi anche quello potrebbe essere un problema. Infatti, quando veniamo contattati con sospetti di corpo estraneo, essendo un'emergenza, è molto importante fare un'anamnesi ben precisa per capire chiaramente se il cane potrebbe aver mangiato un corpo estraneo, e poi fare ovviamente tutto il piano diagnostico per verificare la presenza o meno del corpo estraneo. Un'altra patologia che ti potrebbe dare vomito è la patologia della dilatazione e torsione dello stomaco. Comunque, in generale, queste patologie che colpiscono lo stomaco possono chiaramente dare vomito. Il vomito è un segno dello stomaco. Vedremo che poi più scendiamo nel tratto gastroenterico, più avremo magari più la diarrea del vomito. Altre patologie che ti possono dare vomito sono tutte quelle collegate a problemi infettivi, per esempio la parvovirosi dà vomito. Un'altra patologia che potrebbe dare vomito è, per esempio, che di riflesso, diciamo, è la pancreatite. Il pancreas è vicinissimo l'uscita
del succo pancreatico a livello duodenale e quindi può generare vomito, quindi nella pancreatite acuta abbiamo vomito. Anche nelle epatopatie possiamo avere vomito. Queste sono sempre, diciamo, patologie che non sono proprio del tratto gastroenterico, però in questo caso lo consideriamo, proprio perché va poi a irritare chiaramente tutta quella zona dove escono gli sbocchi del coledico e del dotto pancreatico a livello del primo tratto intestinale. Questo chiaramente può avere un'irritazione, un'infiammazione e generare vomito. Altra patologia che può dare vomito sono per esempio i parassiti. I parassiti, i vermi, possono ovviamente, quando ce ne sono tanti, possono generare vomito e quindi il cane potrebbe vomitarvi i parassiti. Altre patologie che possono generare vomito sono per esempio alcune patologie ormonali. Per esempio nella chetoacitosi adiabetica noi possiamo avere vomito nella fase terminale chiaramente di un diabete non gestito. Un'altra patologia che può dar vomito è per esempio la sindrome di Addison, quando abbiamo una ipocortisolemia, chiaramente uno dei segni clinici di questa patologia è il vomito, quindi è molto importante non sottovalutare anche questa patologia. Un'altra patologia che ti può dare vomito, sempre legata a patologie non gastroenteriche, per esempio è neoplasia a livello di zona cerebrale. Noi sappiamo che il centro del vomito è a livello fondamentalmente encefalico, quindi una neoplasia in quella zona potrebbe avere come punto di riferimento, crescere vicino a questo centro del vomito e quindi generare vomito. La maggior parte delle neoplasie possono dare vomito e le terapie chiaramente chemioterapiche possono anche dare vomito. Altre patologie che possono dare vomito, l'ipercalcemia può dare vomito. Un'altra patologia è la peritonite può dare vomito. Abbiamo per esempio una peritonite può capitare sempre per l'ingestione di un corpo estraneo che ovviamente magari riesce a perforare un organo cavo e quindi generare poi peritonite. La peritonite ovviamente dà vomito. La rottura per esempio della cistifellea può dare vomito. Un'altra patologia molto frequente che può dare vomito è la piometra nelle femmine non sterilizzate, cioè l'infezione dell'utero che chiaramente può generare vomito. Poi ci sono delle simil sintomatologie che possono manifestare vomito ma che in realtà è più rigurgito, che sono tutte quelle legate all'esofago, ma di quello ne parleremo in un altro video perché non è vomito ma rigurgito. Parleremo in un video della differenza tra rigurgito e vomito. Comunque ho fatto questo elenco di questa infinita serie di patologie per farvi capire la complessità fondamentalmente del sintomo vomito. Quindi quando il vostro cane vomita può essere una stupidata, ma può essere una cosa molto importante. Mi stavo dimenticando, l'insufficienza renale da vomito, molto grave, insufficienza acuta, insufficienza cronica renale da vomito. Quindi l'ostruzione uretrale può dare vomito perché si crea ovviamente un'insufficienza renale acuta. Quindi come vedete, ripeto, tutta questa serie di patologie può dare vomito, quindi quando il vostro cane vomita è molto importante che venga visitato un medico veterinario che attraverso, ripeto, un percorso diagnostico che parte da un segnalamento, da un'anamnesi, da una visita clinica, un esame obiettivo generale e poi da eventuali esami collaterali che possono essere esami del sangue, radiografie, ecografie, si arriva poi alla diagnosi per capire perché il cane vomita. Quindi è molto importante non sottovalutare questo segno e se il vostro cane vomita l'ideale è portarlo
al più presto dal vostro medico veterinario per raggiungere una diagnosi e quindi una corretta terapia. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se questa serie di video vi piace, vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Se avete delle curiosità generali, lasciatele pure nei commenti, che poi farò dei video a parte per rispondere ovviamente alle vostre curiosità. Un saluto a tutti e ci vediamo alla prossima, e un saluto.